Questa lezione è un estratto di un video di 1 ora e mezzo legato al tema della bellezza, come cambia nella storia dell'arte. Se siete interessati alla lezione integrale, cliccate nel primo link in descrizione per richiederla. L'arte classica per eccellenza, l'obiettivo proprio dell'artista è quello di raggiungere una forma ideale che si avvicini all'assoluto, diciamo. Il corpo umano avrà, lo vedrete, proporzioni perfette, espressione di una bellezza che è bellezza fisica, perché sono tutti corpi, lo vedete, muscolosi, corpi proporzionati. E l'arte però diventa imitazione o verosimiglianza della natura, perché l'arte per l'artista greco è qualcosa di idealizzato, quindi che va al di sopra anche della natura, di quello che è la natura. Per questo questi corpi perfetti sono un indizio di un'idea assoluta, di un'idea superiore. Sicuramente la scultura, vedete per esempio il doriforo, questo portatore di lancia, la scultura è in grado di farci comprendere proprio la ricerca di questa bellezza e di questi canoni. Non a caso viene studiato proprio un canone applicato a questa statua che ci dice effettivamente la proporzione delle varie parti. La bellezza consiste proprio in questa perfezione delle forme. La testa, lo vedrete nelle sculture greche, è un ottavo, vedete, della misura di tutto il corpo. E quindi la bellezza ideale ci fa vedere personaggi, statue di eroi che non assomigliano in realtà a nessuna persona reale, no? Perché rappresentano il meglio della bellezza che si possa raggiungere. Prendete per esempio anche bellissimi bronzi di Riace, hanno la posa, vedete come trovate qui il chiasmo, la posa del contrapposto, dove c'è un piede a riposo, vedete, e un piede portante. Dall'altro lato c'è questo braccio che lavora e teso e questo è rilassato e quindi c'è questo incrocio. C'è però un periodo della storia dell'arte in cui la bellezza verrà messa da parte perché viene ritenuta pericolosa. Sarà Sant'Agostino, siamo nel IV secolo, che ci dice che la bellezza sensibile può essere pericolosa e ci conduce all'idolatria, a adorare questa bellezza sensibile, no? E quindi ci può condurre a bassi istinti. Quindi è per questo che in una certa epoca si cerca di non rappresentare la bellezza sensibile o naturale che ci può condurre a adorare altri idoli e non la vera divinità. La bellezza classica, vi dicevo, è unione di bello e buono, ma questa unione di bello e buono, questa armonia, queste proporzioni, dove le ritroviamo? Le ritroviamo solo nell'arte greca? No, le ritroviamo anche nel Rinascimento, perché il Rinascimento non a caso recupera questa idea della classicità e la ritrovate anche nel neoclassicismo. Neoclassicismo, il periodo, lo sapete, dove ci sarà nuovamente un recupero di quello che è il Rinascimento e di quella che è l'arte classica. E quali sono, diciamo, questi elementi? Ve lo ridico, questa bellezza idealizzata, un naturalismo che è imitazione della natura, non è la copia esatta della natura, ma è un'imitazione, selezionando le parti migliori della natura per arrivare a un'armonia, a una misura, a un equilibrio, a un ordine. Questa è la bellezza per l'artista della Grecia classica, per l'artista rinascimentale, per l'artista del neoclassicismo, con proporzioni ideali di bellezza, rapporti matematici perfetti tra le varie parti. L'identità, diciamo, anche tra una bellezza e una virtù, che ritroviamo anche nell'esaltazione, per esempio, dei corpi nudi. Vedete? Che ritroviamo, guardate il Davide di Michelangelo, si capisce che nonostante sia un'opera del Rinascimento, è un'opera che si ispira alla classicità e l'idea di bellezza come proporzione la ritroviamo ancora una volta negli ordini architettonici, che sono tutti in armonia, in equilibrio. L'architettura ha dei rapporti proporzionali precisi, l'ordine dorico, ionico, corinzio. Capite bene che anche per realizzare gli edifici si cerca di raggiungere sempre un'armonia tra le parti del tempio, diciamo, e i rapporti aurei. Viene applicata anche quella che è la proporzione aurea,
e quindi un rapporto preciso matematico che rende il tempio nelle sue forme, nel numero delle colonne, nello spazio che c'è all'interno, è tutto basato su un rapporto di proporzione e armonia. Questo è il tempio più importante di tutta l'arte classica, è proprio il simbolo della Grecia, è il Partenone, no? Che fu costruito nel V secolo e qui capite che tutto è proporzionato e basato su un'armonia. E arriviamo a una delle ultime opere che vi mostro, l'espressionismo, che ci dice una cosa ben precisa. La bellezza verrà raccolta nel valore espressivo, perché se io vi dico che quest'opera è bella, magari mi direte, ma forse ti stai sbagliando. In realtà la bellezza risiede proprio nell'espressività di questo volto. Lui ha rappresentato, Schomberg, questa realtà deformata. Questo volto, vedete, è un volto triangolare con gli occhi allucinati, forse è il suo autoritratto, lui è anche un musicista, no? Un grande musicista, che è il padre della dodecafonia, è il padre della musica dodecafonica che unisce accordi di 12 note, non di 7 note. E quindi ci sono delle note che sono estranee alla tonalità stessa e quindi ci vuole far presente questo elemento di dissonanza, no? Questo volto che appare terribile, un volto terribile dalla paura che scaturisce di quello che ha visto, dalla propria angoscia. Probabilmente è un suo autoritratto, non lo sappiamo, ma ha un valore universale perché non è una persona identificata ben precisa, perché vedete un volto triangolare con questi occhi così rossi che ci mostra proprio questa fragilità dell'uomo e questo senso di profonda inquietudine che diventa, vi dicevo, un'angoscia esistenziale. Non è solo di Schomberg, ma è un'angoscia di tutta l'umanità.